Sono Francesco Alfarè, lui è Cambis del Canto. Lavoriamo insieme dal 2019 e dal 2021 abbiamo fondato la FK Legnami SRL, ditta di lavorazioni boschive e commercio legname. Siamo nel comune di Fornia Voltri, Friuli Venezia Giulia, Nord Italia, e in questa zona siamo dal luglio 2022 che stiamo operando per esportare il legname secco. Questa zona è stata colpita dalla tempesta Vaia del 2018 che ha abbattuto gli alberi e di conseguenza ha portato il problema fitosanitario che possiamo vedere sono tutti gli alberi che si seccano. Il legname lo portiamo a strada con la gru a cavo, ne abbiamo installate ben 12 linee di teleferica su questa zona. Lo portiamo a strada dove poi il trattore lo carica e lo porta in un luogo adeguato per l'autotreno. La zona è impervia, ci sono delle sponde veramente impegnative, quindi dobbiamo operare con la gru a cavo. Gran parte del legname comunque è stato sboscato con il trattore gommato con il vericello 70 GK. E per la lavorazione del legno usiamo un escavatore col precessore. Finite le scuole ho iniziato questa carriera e siamo molto soddisfatti, abbiamo raggiunto ottimi obiettivi e ne abbiamo altrettanti da raggiungere, in previsione ci sono importanti novità. Io invece dopo gli studi ho iniziato a lavorare nell'ambito agricolo, dopo mi sono spostato nel settore silvicolturale del bosco. L'avanzare della tecnologia aiuta molto l'ambiente di lavoro e siamo soddisfatti, come diceva lui. La ditta Sigma Tremea la conosco dal 1998 che ho acquistato il primo trattore e il signor Gino Boschet lo conosco da 20 anni quando ha iniziato a lavorare con la ditta Sigma Tremea. L'Uniforest la conosciamo dal 2010 quando abbiamo acquistato il primo vericello 85 H Pro e siamo stati molto soddisfatti e di conseguenza abbiamo deciso di continuare con l'acquisto di ulteriori macchine Uniforest al 2021 che poi abbiamo acquistato l'Uniforest Cobra e abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione. Abbiamo deciso di acquistare il sistema Uniforest Cobra in quanto la teleferica che utilizzavamo prima non aveva delle qualità che questa invece ha, quali gli automatismi e per la facilità di utilizzo e di montaggio. L'Uniforest Cobra è una teleferica di tipo montata su trattore, quindi portata sul sollevatore posteriore, di robusta costruzione, dotata di 450 metri di fune portante e 450 metri di fune traente, 4 funi per l'ancoraggio a monte, idrauliche, con la tensionatura idraulica. La torre è alta 9,5 metri e c'è la possibilità di programmare la linea, quindi l'attraversamento di sostegni, punti di arrivo, punti di partenza, dotata di 2 radioguide, una per l'operatore a monte e una per l'operatore a valle, e risparmiando un operatore a monte che comanda la teleferica con comandi via radio. E rispetto a altri tipi di gru a cavo questo genere portate sul trattore ha una qualità che può lavorare su un ventaglio di 180 gradi che gran parte delle teleferiche questo non lo consentono. Permette di posizionare il trattore anche in maniera di dare la possibilità all'escavatore di prendere il legname che viene portato a monte dalla teleferica. È molto leggera nonostante ha la struttura robusta.
Per il montaggio di una linea di una grua a cavo bisogna fare un sopralluogo sul cantiere, diciamo sul luogo in cui si andrà a installare. Si individua il corridoio che permette il giusto posizionamento dei macchinari, salvaguardando per quanto possibile le piante che non sono interessate o dal bostrico o comunque dal lavoro da eseguire sul cantiere. Con un'apparecchiatura particolare si traccia una linea retta, individuando le piante da lasciare per fare i sostegni, e dopo, una volta decisa la linea, tracciata la linea, diciamo, si procede al taglio lasciando le piante che avevamo visto precedentemente con lo strumento in piedi. Si taglia tutta la linea fino in fondo, dopodiché si può iniziare a stendere la corda, fare i sostegni, il montaggio del carrello e tutto quanto, il montaggio di tutto il sistema. Quello che si vede alle mie spalle è il carrello che mettono in dotazione all'Uniforest Cobra. Ha una portata di 25 quintali, ha un circuito interno idraulico che mette in funzione due freni, uno sulla fune portante e uno sulla fune traente. Questi freni vengono azionati mediante due pulsanti integrati nel radiocomando che si usa per lavorare, insomma, con Cobra, in cui ci sono tutte le funzioni. I vantaggi sono appunto l'utilizzo di basso voltaggio, 12 volt, una batteria 12 volt, il circuito interno idraulico e la leggerezza. Il 70% delle operazioni di sbosco del legname viene effettuato con la teleferica, mentre la rimanenza viene fatta con il trattore per le operazioni di concentramento del legname troppo distante, che non sarebbe permesso di farlo con la teleferica. Lo facciamo col trattore con lo strascico via terra. Questo è anche dovuto al fatto che se abbiamo il terreno troppo bagnato col trattore non è possibile, con la teleferica invece lo si può fare. Siamo stati, grazie alla ditta Sigma 3MEA Uniforest, abbiamo fatto alcune giornate di visita allo stabilimento, abbiamo visto la produzione di tutte le loro macchine e su consiglio dei tecnici Uniforest e dei tecnici Sigma 3MEA abbiamo optato per l'acquisto del 70 GK. Questo è stato grazie alle qualità del tiro costante di questa macchina, lo stop automatico, lo svolgifune idraulico e la lama ripieghevole idraulicamente, e sicuramente alla sostituzione di questa macchina ne seguirà una uguale. Il funzionamento e la gestione elettronica dei comandi, quindi anche con un semplice smartphone possiamo collegarci alla centralina del vericello e vedere il voltaggio del trattore, quindi accorgerci di eventuali assorbimenti estranei del trattore. Possiamo decidere e impostare diverse forze di tiro dal massimo al minimo e possiamo vedere tutti i comandi e quindi la loro funzionalità. Finita questa operazione di esbosco del legname secco, quindi il problema bostrico, inizieranno le operazioni di piantagione degli alberi piccoli per tornare a cercare di ricreare la foresta che ormai è stata danneggiata dalla tempesta Vaia e dal problema fitosanitario. Per noi sicuramente questo è un lavoro che lo facciamo per passione, per la conservazione anche dei nostri boschi, dei nostri ambienti,
E è un lavoro come tutti gli altri, con la differenza che siamo comunque sempre nell'aperto, nell'ambiente naturale. Lavorare in bosco si fa per passione, per il mantenimento della natura, dei boschi, delle proprietà che ci circondano, per la salvaguardia. Si fa fatica, ma si fa con passione.